Buongiorno web amici, benvenuti nell'altro video del calendario. Oggi sul Ron, come avete visto oppure non avete visto nel live che avevo fatto per presentarvi la mia moto, una delle due moto, quindi questa è la prima. Ovviamente poi la vedremo bene fuori strada eccetera eccetera, ma oggi voglio farvi vedere le differenze. In che senso? Allora, come vedete ne ho due. Una è omologata per strada. Vi ricordo che la Surron versione Light B è solo cinquantino, cioè paragonato a un cinquantino. Ovviamente parliamo di mezzi elettrici, chi non l'ha mai visto, ok? Quindi questa è quella omologata, questa invece è quella non omologata. Che differenze ci sono? Adesso andiamo a vederle. Parlo di due Surron versione performance. Cosa vuol dire? Sono quelle con la centralina più performante, come dice la parola, e sopra qua, se vedete, ha una X, anche qua vedete ha una X, e la vedete anche che ha la X qua sulla batteria. Adesso poi andiamo a vederla bene nel dettaglio, e ovviamente anche questa. Quindi tutti e due sono performance. L'unica cosa che cambia è che questa qua si può mettere alla tanga e questa qua no. Allora, motore quindi uguale, parliamo di un motore di 3 kW, motore centrale come vi dicevo, questo qui da 3 kW, dove ha una puleggia con una ruota dentata con la cinghia che riporta da questa parte di qua un pignone con, come vedete, la catena con la corona. Ok, ma poi vi faccio vedere nei dettagli bene, ve la spiego bene quando faccio un video. Prima di farla andare nel fuoristrada, ve la spiego poi tutto bene. Adesso vi farò vedere le differenze. Quindi, come avete visto, sono simili, quindi le ruote sono uguali, abbiamo due ruote da 19 sia davanti sia dietro, e la differenza sostanziale è che questa qua, che è quella che va per strada, come potete vedere, ha un parafanghino, cosa che là non ha, perché quella non omologata, diciamo, l'hanno fatta proprio più leggera possibile, quindi hanno cercato di mettere il meno possibile, ok? Di non mettere le cose che non servivano. Quindi, come vedete, il parafango che non c'è di là, ovviamente questi pezzi si possono comprare e aggiungere, nessuno lo vieta, ok? Però le differenze sono queste qua. Quindi vedete che ha il parafanghino qua, ha questo parafango con questo staffaggio qua, con le frecce, la luce e ovviamente lo stop e il posto per la tagga. Ok, specchietti, perché ovviamente ci sono stato, dobbiamo vedere con gli specchietti, quindi abbiamo anche gli specchietti. Abbiamo le frecce anteriori, come vedete cambia anche il faro, vedete un po' più da moto, quello è un po' più semplice ma un po' più da bicicletta. Parafango, come vedete, anteriore, cosa che non ha là, e frecce, come vi dicevo appunto, e anche il catadiotro qua, laterale. E poi cosa si distingue invece la X dalla Light B normale? A parte magari appunto questa X che vediamo, ha, come vedete, un paramotore che, visto che nell'altro non le hanno, almeno se non le hanno messe nell'ultima, queste non l'ho visto. E come vedete ragazzi, un'altra cosa che si differenzia, che non si è indicato, è che questo qua ha un cruscottino che sembra più da moto, vedete, perché si vedono le frecce e tutto, mentre questo qua è molto più minimale, tipo come il faro anteriore. Vedete, è solo un piccolissimo display dove si vede la velocità e il livello della batteria. Ok, adesso qua vi faccio vedere il funzionamento. Devo dire che è una luce fortissima. Ragazzi, c'è una luce veramente fortissima, non so se è quello uguale, ma questa qua una sera l'ho accesa per provare, vedere come illuminava, e devo dire che di giorno, ragazzi, col sole si vede veramente tantissimo, ma più di queste moto che ho qua, veramente tantissimo. Questa cosa mi ha colpito parecchio. Poi pulsantiera è indifferente, anche qua abbiamo il clacson e sport e eco. L'unica cosa che di qua, quella lì ha anche le frecce, oltre a questo qua, quindi abbiamo il sport eco, clacson e le frecce, è l'unica cosa che cambia qua. Per il resto è tutto uguale, e voglio poi farvi proprio una recensione per spiegare un po' di cose, perché è veramente
completa, ha tante chicche ed è fatta bene, cioè nel senso che veramente fatta bene col telaio, ammortizzatori, insomma. Forse ecco l'unica pecca che secondo me l'avrà fatto sicuramente per il peso, credo e presumo. Intanto l'accendo così vi faccio vedere anche questo display, anche se non lo vedete da lì, poi ve lo farò vedere bene. L'unica pecca che vi dicevo secondo me è il discorso dei freni. Come potete vedere, vediamo di qua che si vede un po' meglio, tanto sono uguali. Come vedete i freni, il disco, sì, sembra un po' più da bicicletta, comunque grande, che comunque è del 203, che vedete che ha una pinza veramente molto piccola, quindi le pastiglie sono molto piccole, come vedete anche le leve sono molto piccole e anche il serbato dell'olio. Sembra più un impianto frenante da bici rispetto da moto, come vedete cambia proprio tutto quanto. Ovvio, il peso di quella, cioè il peso di quella lì, come vedete qua, fa il peso di tutto l'impianto dietro e davanti. Non so, dovrò testarla, poi vi dirò, ma è l'unica pecca secondo me, che forse potevano mettere un qualcosa un po' più maggiorato. Oltretutto, se noi guardiamo nella forcella come l'ha di qua, vedete qui così, ha un attacco che danno loro, praticamente questo tacchino qua, dove poter inserire un'altra pinza. Il problema qual è? Che il cerchio non è predisposto per mettere un altro disco e quindi decade un po' il discorso, quindi bisogna cambiare la ruota, non so. Comunque, come vedete qua c'è quel pezzo, eccolo qua, vedete? Quindi noi possiamo mettere una doppia pinza, ma come vi spiegavo manca purtroppo l'attacco del disco, perché adesso ho messo anche l'attacco del disco, quello che non capisco. Uno si comprava una pinza, se la sdoppiava, metteva il disco e faceva una doppia frenata, poteva avere un po' più senso forse. Così non ho proprio idea del motivo perché abbiamo fatto questa cosa qua. Va bene, ok, bene, vi ho fatto delle differenze. Anche questo qua non scherza, mi sembra che illumina parecchio, hanno un'illuminazione veramente molto forte, devo dire. Tra i due non so qual è che illumina di più, ma anche questa non scherza, devo dire che non so, vedremo poi in una recensione notturna che non ho mai fatto, quindi vedremo, perché adesso vedremo un po' di video anche di questo mezzo qui che ho preso apposta per andare un po' nei boschi, fare un po' così dei video un po' diversi dal solito rispetto a quelli che faccio sempre stradali, facciamo anche un po' sul fuoristrada. Quindi vi faccio poi vedere bene tutta la moto. Avevo già fatto un video, se l'avete visto, a ottobre, una piccola recensione di come è il mezzo, e comunque molto semplice, ha poca roba, quindi vedete qua si tira su, ha una batteria da 60 volt da 32 ampere e come vedete ha l'attacco quello della potenza e anche questo qua del protocollo. Come vedete qua c'è un filo, che poi lo faccio vedere bene, che basterà tagliare questo filo, perché lei ovviamente essendo omologata L13 scusatemi, e come ci continua non deve superare i 45 all'ora. In questo caso sul display mi segna 52/53, non ho provato col GPS per vedere se effettivamente è veritiero oppure no, ma tutto questo, se noi tagliamo questo filo qua possiamo arrivare a 80 all'ora praticamente. Al momento l'ho lasciato intero apposta perché così facciamo un video e vediamo effettivamente il cambio che c'è, mentre di là io l'ho già tagliato. E ovviamente basterà mettere un interruttore, quello che volete, in modo che se vogliamo andare piano si attacca l'interruttore, se no ci dà la potenza massima. Qua ha un interruttore generale come quasi tutte le moto hanno, e per sfilarla basta solo, vedete, una volta che il cavo viene su, molto semplice. Ha un piccolo display che schiacciando qua diciamo della percentuale sopra la batteria, anche se la mettiamo a caricare, che non abbiamo appunto il display a disposizione per capire effettivamente in che stato di ricarica è. Ok, e poi qua niente, semplicemente non ha telecomando, niente, on off. Un'altra differenza chiara venuta in mente adesso rispetto a quella lì è che abbiamo il blocco a sterzo mentre quella non c'è. Sapete, sono piccole cosettine che hanno tolto per rimane magari un paio di chili che comunque potrebbe fare la differenza. Ok, una chiave anche questa, vedete, molto molto piccola e quindi un po' tutto minimale. Io l'ho già usata un po', devo dire che la sella
Sembra imbottita bene, però io l'ho usata e devo dire che rispetto a quelle lì si sente la differenza sembra morbida, ma l'ho trovata molto dura, quindi è una cosa che poi vorrò sicuramente modificare, quindi la farò un po' più con del gel, un po' più morbidire, perché effettivamente ti spacca un po' il fondo schiena. Ok, penso di avervi detto tutto per questo video qui. Ci vediamo poi più avanti in altri video qua sul RON con le varie modifiche. Un'altra bella modifica che ho da farvi vedere è il kit dei pedali che poi metterò, quindi farò anche questo upgrade, perché essendo leggera così, un domani che ti finisce la batteria magari in mezzo ai boschi non rimane veramente a piedi, ma puoi pedalare. Sicuramente non sarà una passeggiata, ma piuttosto che spingerla è meglio. Comunque vedremo, magari invece no, magari si riesce a pedalare bene, non so. Comunque vedremo, ok? Penso di aver detto tutto. Se apprezzate fatemi sapere, se avete bisogno di qualche informazione o qualche video che volete che io faccia a riguardo, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi a Telegram, siamo un gruppo che siamo quasi 300, sta crescendo pian pianino, tutta gente con mezzi elettrici di varia marca ovviamente, e tra Timbot e Super Soco sono quelle che padroneggiano di più. E niente, ci vediamo al prossimo video da Calendario. Ciao ciao!